Buona Pasqua! Also today, aujourd'hui, débat, pratichiamo legge. Ed oggi parleremo, essendo un giorno di festa e le feste si festeggiano in famiglia, del ricongiungimento familiare. Quindi oggi vedremo e vi spiegherò cosa è il ricongiungimento familiare, ma soprattutto quali sono i documenti necessari per richiederlo. E vedremo la differenza del ricongiungimento familiare tra chi è italiano e chi ancora non lo è. E quindi per chi ha il permesso di soggiorno e per chi ha la cittadinanza italiana. E soprattutto vedremo quali persone della famiglia è possibile far venire qui in Italia. Ma prima di cominciare a spiegarvi che cos'è e come funziona il ricongiungimento familiare, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanellina! E allora, che cos'è il ricongiungimento familiare? Il ricongiungimento familiare è un diritto riservato a voi stranieri, per esempio, per mantenere l'unità familiare ed è importante proprio in queste feste, anche se voi non le festeggiate, ma sicuramente mangerete tanta cioccolata. So che tanti di voi sono separati chilometri e chilometri da tantissimi anni. Quindi questo principio di unità familiare destinato agli stranieri che vivono in Italia, ora vedremo quando è possibile applicarlo. I cittadini extracomunitari possono invitare i loro familiari, ma solo i parenti di primo grado. Quindi potete invitare o vostro marito o vostra moglie, i vostri figli se sono minorenni e i vostri genitori se sono over 65 anni. Invece per i cittadini che sono italiani oppure comunitari è possibile invitare i parenti fino al secondo grado, che sarebbero genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e anche nipoti, senza limite d'età. Spero quindi che questo sia ben chiaro. E adesso vediamo quali sono i documenti necessari per richiedere il ricongiungimento familiare. Per i documenti necessari al ricongiungimento familiare vi devo già premettere che esistono alcune eccezioni che dipendono dalla vostra situazione. E vediamo subito allora quali sono i documenti per le persone che sono in Italia e sono extracomunitarie. Quindi se siete in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, indipendente, motivi familiari, studio, religiosi, allora sono questi i documenti necessari. Le pagine del passaporto di chi fa la richiesta e dei parenti all'estero, la carta di soggiorno, il codice fiscale e il certificato dello stato di famiglia dove avete la residenza. C'è anche uno stato di famiglia per uso immigrazione dove si metteranno e inseriranno le persone che dovranno vivere insieme a voi. Se siete lavoratori dipendenti, allora è necessario mostrare il contratto di lavoro, il CUD se lavorate più da un anno, le ultime 3 buste paga, l'autocertificazione del vostro datore di lavoro dove autocertifica appunto che voi lavorate presso la sua impresa. Invece, se siete un libero professionista, la vostra attività dovrà essere aperta da più di un anno e si dovranno mostrare il CUD e anche il bilancio delle vostre entrate ed uscite. Parliamo dell'alloggio allora. Se siete in fitto, dovrete mostrare il vostro contratto di fitto che sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Mi raccomando, non ci dimentichiamo anche della certificazione di abitabilità che vi darà il vostro comune di residenza. Se siete proprietario invece dell'immobile, servirà solo l'atto col quale vi siete comprati questo immobile e anche la certificazione di agibilità e certificato di idoneità alloggiativa. Ora vediamo alcuni casi speciali. Per esempio, se voi avete un figlio che sia maggiorenne, lo potrete portare qui in Italia, ma solo in alcune condizioni. È a vostro carico e non è capace di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. E anche per i genitori che sono minori di 65 anni c'è un'eccezione ed ora vediamo subito qual è. È possibile portarli se non hanno altri figli nel paese d'origine e se sono a vostro carico, quindi non riescono a vivere da soli. Quindi per esigenze anche salutari. Ma di quanto devono essere i vostri redditi per ottenere il ricongiungimento familiare? Per un familiare dovrete avere un reddito annuo pari a 9.000 euro. Per 2 familiari 12.000 euro. Per 3 familiari 15.000 euro. 4 familiari 18.000 euro. 5 familiari 21.000 euro circa. Ma precisiamo,
Questo è per i familiari over 18 anni, ma per i minorenni invece si parte sempre da 12.000 euro, anche se uno. Ma vediamo un'altra eccezione, sì, siamo pieni di eccezioni. Se hai il permesso di soggiorno per protezione internazionale, per sussidiaria o asilo politico, i redditi e l'idoneità alloggiativa non saranno necessari. Ma in pratica, come si fa la richiesta per il ricongiungimento familiare? Non è difficile, basta andare sul sito del Ministero degli Interni relativo anche alla prefettura dove avete la residenza, metterò un link qui in descrizione e poi basta avere lo SPID. Entrate con le vostre credenziali, andate sul modulo SM e dovrete inserire tutti i vostri dati e tutti i documenti che vi ho appena spiegato. Una volta fatta la richiesta per il ricongiungimento familiare, allora la prefettura vi dovrà rilasciare il nulla osta e il nulla osta si invierà all'ambasciata consolato del vostro paese di origine dove dovranno venire i vostri familiari per ottenere un visto di ingresso qui in Italia. Invece, se siete italiani o cittadini dell'Unione Europea, tutto questo passaggio che ho appena spiegato non lo dovrete fare. Dovrete presentare la domanda direttamente al consolato o ambasciata per ottenere il visto per il ricongiungimento familiare UE e i vostri genitori o parenti o moglie o figli potranno venire con molta più semplicità qui in Italia. Dovete sapere che se voi siete italiani e siete sposati qui in Italia potete invitare anche gli ascendenti o i discendenti, ovvero i genitori o i figli dei vostri coniugi. Mi raccomando, dovranno essere sempre a vostro carico. E siamo alla parte finale di questo video dove i vostri genitori, i vostri parenti sono arrivati in Italia. E cosa bisogna fare una volta arrivati in Italia? Andare in questura e chiedere il permesso per motivi familiari, logicamente. Spero di avervi aiutato e di avervi fatto capire un po' come funziona il ricongiungimento familiare per avere i vostri familiari qui in Italia, vicino a voi, e non perdere questa unità familiare e la famiglia che è la cosa più bella di questa vita. Le campane anche suonano, non so se le sentite. Mi raccomando, la campanella, e vi auguro buona Pasqua a tutti. Mi fa piacere aiutarvi e darvi una possibilità di vita migliore e cambiare la vita delle persone e sono a vostra completa disposizione. Potete scrivermi giù nei commenti oppure direttamente su WhatsApp o Instagram, avete tutti i link in descrizione e sul sito pratichiamolegge.it. A prestissimo ai prossimi video. Ciao ciao!